Pizza in teglia romana, croccante, alveolata, in un'unica teglia 5 gusti diversi. Iniziamo. Pizza, buona. 300 g di farina zero, (10 g di lievito), 200 ml di acqua, temperatura ambiente. Lasciamo poca per dopo. Zucchero, un cucchiaino scarso. Un cucchiaino di sale. L'acqua che avevamo tenuto da parte. Un cucchiaio d'olio, extravergine io, ma va bene anche olio di semi se preferisci. Naturalmente va benissimo impastare in planetaria, anzi, è anche meglio. Copro e lascio lievitare, possono essere 2 ore, possono essere 3 ore, dipende. Aspettiamo, potete metterla per accelerare nel forno con la lucina accesa. Allargo leggermente, così, e faccio un paio di pieghe, non di più, per dare forza all'impasto e servirà anche per inglobare tutta l'aria all'interno. Chiudo così bene, sigillo. Ed è pronta per la seconda lievitazione. In un contenitore ermetico un po' di olio e adagio il panetto. E lascio lievitare per un'ora almeno o fino al raddoppio. Con una mandolina taglio una patata. Mi raccomando, le mani sempre piatte. Molto pericolosa. Così, sottilissima. Più sottile è, meglio è. La lascio nell'acqua in modo che non annerisca. Faccio lo stesso con la zucca, qualche fettina, sempre sottilissima, così è più malleabile. Condisco con poco sale e la lascio lì. Idem per una cipolla, sempre tagliata sottilissima. Sempre le mani, mi raccomando, diritte. Sale anche qui. Olio. E dopo averle scolate anche olio sulle patate. E sale, naturalmente. Asciugo bene 2 mozzarelle e taglio la provola affumicata.
pezzo di gorgonzola e i formaggi sono a posto. E il prosciutto cotto. C'è tutto. Andiamo a stendere la pizza. Guarda che meraviglia questo impasto. Le pieghe fanno la differenza, devo dire. Fidatevi di me. Per lavorare uso la semola rimacinata, che dà un po' di ruvidità in più, ma se non l'avete non fa niente, usate la farina normale o la farina di riso anche, va benissimo. Teglia in ferro, vi raccomando, che ha una conduzione del calore migliore. Olio e adagio la pizza, la stendo bene, è proprio elastica, non c'è bisogno di grandi sforzi. E la lasciamo un po' lievitare, giusto un po', 30 minuti. Ecco, vedi come diventa? Un po' più ariosa all'interno. Ma se ti piace più sottile, più croccante, condiscila subito, senza farla riposare. 200 ml di salsa di pomodoro, o polpa, o anche i pelati vanno bene. Basilico, olio, e condisco tutta la pizza. Se preferisci puoi farla a metà bianca e metà rossa, a me piace la base rossa, quindi metto tutto il pomodoro sulla base. E divido virtualmente in 5 parti, quindi patate, una striscia con patate, le lascio belle alte non piatte. A seguire la zucca, che vedi come è diventata morbida e malleabile, si può tranquillamente adagiare, bella sporgente anche questa. La cipolla, che secondo me è la migliore. Questa è la cipolla di Tropea, quindi è ancora più dolce, ma in cottura la cipolla diventa dolcissima, abbondante sempre. E andiamo in forno alla massima potenza del forno. Il mio arriva massimo a 250, ma se è di più va benissimo. Per 10 minuti deve giusto cuocere bene la base. Già è croccante. Io uso il forno sotto e sopra statico. Poi per quella ai formaggi aggiungo la provola e l'altra al prosciutto, quindi sono 5 parti diverse, proprio come fanno a Roma le pizzerie in teglia, solo che sono più grandi naturalmente, però il senso è quello. L'impatto visivo è bello forte, goloso. Quindi la mozzarella, non voglio coprire proprio gli elementi principali, quindi la metto un po' all'interno. Il gorgonzola naturalmente su quella ai formaggi. Beh, direi che mi piacciono tutti i gusti. Provola sulla zucca, che ci sta bene l'affumicato, rosmarino su zucca e patate e origano sul resto. Ma vai a gusto personale, puoi mettere, non mettere, vedi tu. E la rinforno per sempre alla massima potenza, sempre a temperatura, finché si scioglie il formaggio, quindi 5-10 minuti massimo. Il profumo non lo senti, ma c'è, è anche tanto. Ed è pronta da gustare.
Subito, subito, tutti a tavola, mi raccomando. La pizza va mangiata calda. Io mi ustiono ogni volta, ma mi piace calda e filante. La taglio come in pizzeria, come nelle pizzerie romane con la forbice. Già si sente la fragranza. Io li assaggio tutti, ma diciamo che il preferito è non lo so. Veramente ho l'imbarazzo della scelta. E poi perché scegliere? Assaggiamo, poi vi dirò. Ma sono sicura che mi piacciono tutte, quindi i formaggi forse col gorgonzola ha una marcia in più, la cipolla sicuramente, insomma, li assaggio tutti. È veramente buona, rifatela, è facile e farete un figurone a casa. Grazie per la visione come sempre, se non l'hai fatto ancora iscriviti al canale. Grazie, ciao ciao!